Ciao a tutti, siamo ridiscesi ieri dal Tusceti, ci troviamo nella regione di Cachezzia, la Valle del Vino, e da qui riprendiamo il nostro cammino e andiamo verso il confine, andiamo verso il confine armeno, l'Armenia, un paese che io visiterò per la prima volta, sono molto emozionata. Qui adesso vi mostra Amedeo che strada faremo. Noi tornando giù ci siamo fermati al monastero ieri di Alaverdi, questo, molto bellino. Adesso siamo più o meno qua, un po' lontani da dove abbiamo dormito l'altro, cioè un paio di chilometri dove abbiamo dormito l'altro giorno. Prendiamo la strada, sempre questa, dobbiamo fare all'incontrario per il passo di montagna. Dobbiamo fare la circonvallazione di Tbilisi e prendere questa strada qua che ci porterà al confine qua, in Armenia, verso l'Armenia, che è su un fiume che separa il confine tra i due paesi. Siamo ripartiti. Guardate che meraviglia, tutta la catena montuosa del Tusceti. Possiamo finalmente riempire le borracce. Adesso ci fermiamo qua alla fontana sacra del monastero a prendere un po' d'acqua. La Francesca ha caricato le borracce mentre io mi mettevo un cerottino sopra il buco che avevo nella gamba. Come vedete, 68 km dal confine, ci stiamo dirigendo verso l'Armenia. Mancano 12 km. Siamo a pochi chilometri dal confine armeno. Intravedo già la bandiera. Dobbiamo trovare un luogo dove fare l'assicurazione. Ok, è stato un po' lungo, adesso andiamo a fare l'assicurazione, prendiamo tutti i documenti, si va. Beh, siamo in Armenia. Siamo in Armenia, sì, poi a pranzo vi raccontiamo. Tra poco ci fermiamo e raccontiamo un po' di puttanate. Fatte l'assicurazione, fatte le SIM card e vabbè, ed è subito Real Armenia. Neanche farla apposta, è già passato il carretto. Io è dal 2017 che non torno in Armenia, quindi sono 6 anni alla fine. Tante cose sono cambiate, ero riuscito anche ad andare in Nagorno-Karabakh. Abbiamo fatto l'assicurazione per 15 giorni, 6.000 dram, per cui circa 15 euro. Abbiamo fatto le SIM con internet illimitato per 5.000 dram a SIM, per cui circa 12 euro. È andata veramente bene, insomma, per meno di 30 euro abbiamo le SIM al confine e l'assicurazione al confine. E se mangiassimo qua, ma sì, mangiamo qua. Siamo arrivati in Armenia, finalmente. È stato, rispetto al confine georgiano, un confine molto più lungo. Aspetta, ma quanto dovresti viaggiare con qualcun altro per passare tutti i confini che hai passato con me in questi 4 anni? Parecchie. Thank you. Iones. C'è scartosco primissimo. Ok, spasiba. Non è russo, spasiba. Ma certo, ma quello tutti imparato, soprattutto i vecchi hanno imparato tutto il russo dall'Unione Sovietica, figurati. Capito, ma sono Inglese non passati dal 91, sono passati ma passato essendo, qualche decennio, no? ma essendo la Russia e l'Armenia uno di quei paesi super alleati di Mosca, il russo continua a essere studiato Meglio i russi tantissimo. che gli ottomani, no? Meglio i russi degli ottomani per loro, ma soprattutto loro hanno una visione completamente positiva della Russia e anche della guerra in Ucraina. Loro sono super favorevoli alla guerra in Ucraina perché un po' gli ricorda il casino che hanno in Nagorno-Karabakh, Certo. dove una minoranza armena in un altro stato che secondo loro li opprime, allora loro si sentono come la Russia che cerca di difendere gli interessi dei russi in Ucraina. Quindi
paese fratello della Russia, da questo Bene. punto di vista l'Armenia. Quindi spassiva lì suona Visto familiare. che io non ho idea di cosa si dica in armeno, però hai visto che ha capito che era contenta. Che ha fatto anche mi ha fatto così, così, la pacca. contentissima che glielo È stato un confine molto più lungo e macchinoso rispetto a quello georgiano, ma non tanto il classico controllo documenti, quanto ci hanno mandato in questo ufficio a fare questo foglio. Ci abbiamo impiegato, non so, un'ora. Prima era si è tanto messo. la coda era lunga. Si è messo in coda tu, poi io, ecco, per cui adesso ci siamo fermati qua a pranzare, saranno le 4:30 nel pomeriggio e anche ora di pranzo. Ho una lista monasteri che avevo visitato nel 2017 quando ero venuto in Armenia la prima volta, e adesso, visto che comunque non avevo fatto i video all'epoca, è il caso di andare con la Francesca. Iniziamo? Tutte così le strade per i monasteri? Vediamo se sia giusta. No, ci porta torniamo indietro, va. Gira la moto. Questa strada dovrebbe essere meglio per arrivare al monastero, anche se andata e ritorno la stessa strada, che sempre dispiace. Questo primo approccio alle strade armene dopo 6 anni è positivo, perché io mi ricordo che erano inguidabili, erano le peggiori che abbia mai sperimentato nel mio primo viaggio, praticamente a livello dell'Afghanistan. Eccolo qua. Di Akbat, uno dei monasteri più appariscenti e spettacolari di tutta l'Armenia del Nord. È stato molto probabilmente progettato soprattutto la chiesa da Tărdăt, il famosissimo architetto armeno che ha progettato anche la cattedrale di Ani, che avete visto in un altro episodio, mettiamo il link. Uno dei più grandi architetti armeni di epoca medievale dell'undicesimo secolo, che ha vissuto a cavallo tra il X e l'undicesimo secolo, che fra l'altro è quello che ha restaurato la cattedrale di Santa Sofia, ovvero la cupola di Santa Sofia a Costantinopoli, perché proprio alla fine del X secolo c'è stato un grande terremoto che l'aveva devastata ed è stato chiamato Tărdăt a recuperare la cupola che era già stata ricostruita nel VII secolo. E lui, insieme ad Ani e ad altissimi monasteri, ha costruito e ha progettato anche questo bellissimo monastero che adesso è stato in parte restaurato. E l'opera di restauro di tutti i monasteri armeni è avvenuta già in epoca sovietica, negli anni 50 e 60, perché prima erano sotto il dominio ottomano e la prima parte del dominio russo erano lasciati molto a loro stessi, molto in decadenza. E quindi adesso vi facciamo vedere anche un po' il restauro e come sono veramente ben conservati in realtà. Bellissimo breviario alla chiesa apostolica armena. Arrivano i discepoli di Gesù quando si sparpagliano in giro per soprattutto il Medio Oriente a predicare. Arrivano in questa zona, la parola di Cristo attecchisce e l'Armenia diventa nel 305 credo il primo regno e il primo stato al mondo a usare la religione come religione di stato, il cristianesimo, già all'inizio del IV secolo, quindi ben prima dell'editto di Milano di Costantino. Prima dei Romani.
prima dei Romani, ben prima che il Costantino di fatto rendesse libero il culto del cristianesimo nel 313 con l'editto di Milano. In hoc signo vinci, in questo segno vincerai. Praticamente accatechisce qua il cristianesimo, inizia a prendere una sua forma in questo regno vassallo dell'Armenia, vassallo dell'impero romano, e succede che comunque vescovi armeni partecipano ai concili ecumenici del IV e del V secolo, anche se sono al di fuori dell'impero romano, ma succede che loro partecipano e accettano le tesi del primo concilio, del secondo concilio, avanti così. Ma succede che a causa della guerra tra l'impero romano d'Oriente e i persiani, che andremo a trovare tra pochi giorni, Sì. succede praticamente che c'è un gatto, succede praticamente laggiù sulla chiesa, succede praticamente che i vescovi armeni non partecipano al concilio di Calcedonia e ne rigettano le tesi. Ci sono dei bambini che urlano. Per cui la Chiesa Apostolica Armena è una chiesa non duofisita, non monofisita, ma miafisita. Che cazzo vuol dire? Cosa vuol dire mia fisita? Praticamente, ti ricordi che siamo stati a Tur Abdin? Sì. Lì ci sono i siriaci. I Sì. siriaci sono una corrente del cristianesimo monofisita, ovvero che riconoscono solo la natura divina di Dio, non quella umana. Poi ci sono i duofisiti, cioè che riconoscono sia la natura umana che divina, nella stessa, ovviamente nella stessa persona di Gesù Cristo. Si vede che proprio non te ne frega una minchia. Ah, sento il rumore di una moto. E magari sono i ragazzi con la vecchietta nera. Ah, può essere. Ma chi se ne frega, di loro non resterà un cazzo, per invece tra 2000 anni si continuerà a parlare del monofisismo, del cosa vuol duofisismo dire e del mia miafisiti. fisita? Cosa vuol dire mia E la chiesa fisita? armena è miafisita, cioè di fatto cioè? una versione edulcorata e leggera del monofisismo, per cui loro rigettano in parte la tesi che Gesù è solo divino e non ha una natura umana. Per loro ha una natura umana e divina ma unite, per cui è un monofisismo alleggerito, però comunque rigettano la teoria duofisita del concilio di Calcedonia del 451, per cui sono di fatto separati dalla Chiesa cattolica del 451, praticamente ancora prima che crollasse l'impero romano d'Occidente, per cui loro, nonostante abbiano avuto un'enorme influenza da parte bizantina, cioè dell'impero romano d'Oriente, mi fa sempre specie, perché loro sono una chiesa, come si suol dire, autocefala, che ha una sua testa, che non sono non è di sotto di il nessun patriarcato di altro. Costantinopoli, ma hanno infatti il loro patriarca. Bene, quindi si pronuncia un viaggio in Armenia a sfondo religioso? Sarà spaventosamente Solo religioso? solo a sfondo religioso. Poi in Georgia, a parte 2 torri di tagliagole, abbiamo visto a Mestia, a Ushguli e in Tuscetti, il 99% delle cose in realtà da vedere in Georgia sono chiese, come il 99% delle cose da vedere in Iran sono diciamo quasi che moschee. poi in Georgia abbiamo visto anche una marea di bellezze naturali straordinarie. Ma anche l'Armenia è bellissima. Si La questione vede. è che l'Armenia ha sempre fatto del suo credo religioso particolare, una bandiera identitaria, per cui ne è sopravvissuto per 2000 anni a tutti i casini di sto mondo, comunque anche al genocidio armeno che è avvenuto all'inizio del XX secolo, come ben sapete, durante la Prima Guerra Mondiale, per cui, essendo parte della loro identità da sempre, la religione è indissolubilmente legata comunque alla tradizione stessa del paese, e per cui il 99% delle cose che vedremo è questa roba qua. Hello. Можно one photo, please? Ah, voi? Да. Sì. Sì. Comunque bisogna dare atto che, essendo la religione in Armenia completamente legata all'identità popolare, subito il periodo post-staliniano sono iniziati i restauri, per cui gran parte del recupero del patrimonio culturale armeno è proprio avvenuto durante l'Unione Sovietica. Strano ma vero. Abbiamo un grillo in camera. Vediamo. Sì, non so cosa, devo capire dov'è, ammazzarlo. Abbiamo un grillo in camera. Non sappiamo se sull'armadio, sopra le tende, ma è in camera.